Abbiamo overslept, dovevamo dormire fino alle 5 ed essere in viaggio già alle 6, ma sono alle 7. Visto che ci siamo, approfittiamo della colazione. Iniziamo. Ma perché quando facciamo colazione negli hotel esageriamo? Vorremmo mangiarci tutto. Iniziamo con un po' di frutta. Poi passiamo al salato. E ovviamente i panini per dopo. Dopo aver svareggiato questo buffet in questo hotel, siamo pronti per ripartire. Quindi riprendiamo le nostre biciclette, ricarichiamo delle valigie e tutto e siamo pronti per rimetterci in marcia. Non passa molto che ci accorgiamo subito di essere su una delle ciclabili più belle d'Italia, appunto quella adriatica. I colori delle ciclabili variano molto dal verde per passare poi al rosso e anche al blu. Approfittando della scia di questi altri due ciclisti, ci dirigiamo alla nostra meta di oggi, che sarà Pescara. Ma prima però ci fermeremo in un bellissimo paese che a sorpresa si è rivelato veramente bello, che è San Benedetto del Tronto, dove c'è, indovinate un po', un altro mio amico ad aspettarci per offrirci un aperitivo, il grande Salvatore. Carina sta San Benedetto del Tronto, Nel frattempo che aspetto per Salvatore, see the sandwich from the hotel is always a good idea. Già tostati al sole, already toasted at the sun. Eccolo qui il grande Salvatore, com'è? Sta a posto? Com'è? Che bella sta San Benedetto del Tronto, Sì, San Benedetto è uno spettacolo. Non me l'aspettavo. È uno spettacolo. Salvatore è un altro ragazzo del mio paese che quando ha saputo che passavo di qui ha voluto omaggiarci con un bel aperitivo rinfrescante. Iniziamo a entrare nell'abitudine calabrese della vita lenta, aperitiva, pizzetta, cosa. Piano piano. Bene, dopo un po' di foto di rito col grande sax siamo pronti per ripartire. Mi ha dato una bottiglia pure di Anisette che l'ho già messa in borsa, ho dimenticato di filmarla, ma la faccio vedere più tardi. Quindi si prosegue verso Pescara. Stefano, siamo pronti? Prontissimi. Sì, un po' appesantiti da un aperitivo, però arriveremo a pescare in serata, tardo pomeriggio, dai. Lasciandoci la bellissima cittadina di San Benedetto del Tronto alle nostre spalle, proseguiamo verso Pescara. Valichiamo il confine tra le Marche e l'Abruzzo e ci fermiamo in un negozietto a fare un po' di spesa. Ho fatto un po' di spesa e stasera mi faccio una bella cenetta in riva al mare, un risottino e frutti di mare. Allora, abbiamo appena finito di fare un piccolo spuntino dopo il pranzo, 2 pomodori, insomma un po' di insalata. Proseguiamo verso Pescara, mancano 35 km all'incirca, dovremmo arrivarci tra qualche oretta. Alle porte ormai di Pescara ci immettiamo poi in un'insegna che non sappiamo se è il nome del paese o di un centro commerciale. Comunque lo slogan recita: trovi tutto e ti trovi bene. Bah, se qualcuno sa cos'è ce lo dica per favore. Comunque siamo ormai a Pescara e ci dirigiamo verso il centro, dove andremo alla ricerca dell'hotel dove Stefano passerà la notte. Bene, siamo arrivati a Pescara, siamo nella piazza principale. Stefano sta andando nel suo hotel, io andrò a trovare un posticino in riva al mare per andare a dormire. Stefano, il mio collega, è in bicicletta, oggi dorme in questo hotel qui a Pescara, mi ha invitato per stare con lui stanotte, però ho preferito dire di no e andare in spiaggia. Vorrei andare a dormire in spiaggia stanotte con la mia tenda, però ho fatto la doccia e mi ha fatto un gran favore di lasciare la bici e le borse qui, quindi avrò un pensiero in meno, quindi mi dedicherò a fare un bel risottino in riva al mare più tardi e mo magno. I think I found a place where to camp tonight. I'll be going behind there, by the beach. Hopefully nobody will kick me out. Beh, io mi sono accampato qui. Penso sia una zona ok. Nessuno dovrebbe venire a togliermi da qui. Sono un gruppo di ragazzi lì indietro che sicuramente faranno un falò stasera. Sembrano persone apposta, non dovrebbe essere un problema. Dopo magari ci vado pure a parlare per evitare che magari stanotte vengano a rompermi il cazzo, però dovrebbe essere tutto ok. Allora, oggi mi sono accampato qui sulla spiaggia di Pescara, vicino ai Trabocchi, sembra una bella giornatina. Ho incontrato Adi. Tu hai detto sei dell'Uganda? Da Gambia. Da Gambia, come vedete, sì.
se la palleggia abbastanza bene, ma come no. parla con passione per quanto riguarda il calcio, quindi sicuramente gli auguriamo che prima o poi faccia fortuna col calcio. Ora facciamo due passaggi, anche se io faccio schifo, comunque facciamo due passaggi. T'es arrivé, t'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Viens, on s'en va, même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Viens, on part loin, qu'importe le chemin, qu'importe le destin. Viens juste, on part loin. Je suis dans mon mood. Mentre palleggiavamo poi gli ho fatto qualche domanda. Per quanto riguarda il razzismo, ovviamente ha fatto c'è in tutta Italia, in tutto il mondo, purtroppo c'è, ma come ho detto anch'io, delle volte quando noi del sud andiamo su al nord Italia ci sentiamo un po' che hanno un coso di razzismo nei vostri confronti, ma alla fine Adi ha detto una cosa bella: alla fine siamo tutti figli di Dio e dove andiamo tutti quanti alla fine Sotto di terra lasciamo tutti questa cosa, da cui allora siamo ancora fratelli, amici. quindi tutti o sono bianco uguali. o nero o giallo o verde o di qualsiasi religione, alla fine siamo tutti là e tutti sottoterra andiamo a finire, quindi questo razzismo veramente è una cosa stupida. Comunque let's play, it's better. Visto che quando ero piccolo lavoravo sempre al ristorante, d'estate non potevo giocare a calcio con gli amici, mi sto riprendendo adesso. Questo viaggio mio serve pure a questo, a riscoprire la mia come si dice, la mia tenera età persa a lavorare, e invece mo mi diverto. Non perdete l'aereo dei vostri sogni, eccolo qua. J'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de... E mentre il mio amico sognando ritorna a casa, io mi soffermo un attimo a pensare. Le persone sono buone, basta andarci, cioè non tutte ovviamente, però basta andarci, come si dice, con l'ingenuità di un bambino, fare due chiacchiere, e se la cosa è positiva, se è negativa è negativa, insomma. Però sto ragazzo mi ha fatto tanto tenerezza. In che senso? Lui viene dal, non mi ricordo, vedete, Gambia, da solo qui in Italia, ha trovato un po' di ostilità per quanto riguarda il razzismo, però l'Italia comunque l'ha messo a posto con i documenti, ora sta lavorando qui, gioca a calcio, è molto, molto in gamba, è venuto qui da solo da Chieti, quindi ha preso il treno, è venuto, si è fatto un po' di giornate di mare e ha detto che non riesce a staccarsi dal pallone, quindi è davvero davvero appassionato, ma lo vedevo appassionato per davvero. Sì, bella esperienza. Sì. Cosa cambierei ad oggi? Avevo in mente di comprare una canna da pesca e portarmela per pescare. Avrei dovuto portarmela perché sto vedendo una marea di pesci che saltellano qui a riva. Avrei potuto pescare un bel pesce e arrostirlo stasera. E invece no, mi tocca andarmi a cucinare un po' di risotto alla pescatora del Knorr. Quello che sarà ma sicuramente sarà buono, dai. In riva al mare tutto è più buono. Viens, on s'en fout de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils pensent. Ça n'a pas d'importance. Mi accingo dunque alla preparazione del mio risottino e non so perché, ma credetemi, forse il rumore delle onde, il profumo del mare, tutto faceva sembrare questo risotto di 2 euro qualcosa di più costoso. Nel frattempo il sole era tramontato e la notte stava già calando, ma ero lì a gustarmi il mio bellissimo risotto così in riva al mare e mi godevo questo bellissimo tramonto. Avevo una pace mentale pazzesca, un qualcosa che non sentivo da tempo, impegnato sempre a lavorare. Quindi finalmente del tempo per me stesso. Eccomi qua. Dicevo, si è fatta notte, c'è già crepuscolo, colori stupendi, beautiful colors, and I'm about to go to sleep. So have a good night and I'll see you tomorrow morning. Bye.